In un mondo sempre più dominato da pseudo Barbie, tutte uguali e mamma mia che noia, si parla sempre più spesso di stile personale, ma sappiamo davvero che cos'è? Io non ne sarei tanto convinta, ma vediamolo insieme. Allora, sicuramente stile personale non è questo. Questo purtroppo, e che nessuna si offenda, si chiama cattivo gusto e nonostante il cattivo gusto alimenti un mercato vastissimo, non lo chiamerai stile. Stile personale non è neanche questo e nonostante ovviamente ognuna di noi abbia dei momenti di sciatteria nella propria vita, dove ci si veste un po' a luci spente, ma se non si è come Bella Hadid, meglio ridurre i momenti di sciatteria al minimo. E non definirei stile personale neanche questo, nonostante ci siano sicuramente delle potenzialità, è evidente che questa ragazza ha molta poca consapevolezza del suo corpo e delle sue proporzioni, perché stile personale significa prima di tutto avere consapevolezza di se stessa e del proprio corpo. Ma che cos'è quindi lo stile personale? Lo stile personale è fatto un po' di quella sostanza di cui sono fatti i sogni. È qualcosa che solo noi abbiamo che ci rende diverse da tutte le altre e che va ben oltre la combinazione di vestiti e accessori. È l'espressione visiva della nostra essenza ed è il modo più semplice ed immediato per comunicare agli altri chi siamo. Uno stile personale infatti riflette non soltanto i gusti di una persona, il suo stile di vita e le influenze culturali, ma anche il modo in cui vede se stessa e vorrebbe essere percepita dagli altri. Ma cosa significa in concreto avere uno stile personale? Come possiamo individuarlo, ma soprattutto come possiamo fare in modo che la nostra essenza vibri con ciò che indossiamo? In questo video esploreremo insieme tutte queste domande esistenziali, offrendovi una semplice guida su come scoprire, affinare e celebrare noi stesse, sviluppando uno stile che ci appartiene davvero. Perché il mio scopo qui non è quello di volervi dire cosa indossare e cosa no, ma è quello di aiutarvi a tirar fuori la vostra unicità, perché ognuna di noi è unica e irripetibile. Ma per far questo bisogna prima imparare le regole base del vestirsi bene, per poi essere in grado di romperle, creando uno stile tutto nostro. Ma perché lo stile personale è così importante? Lo stile personale è una pura e semplice espressione di sé. È una forma di comunicazione non verbale che ci permette di esprimere chi siamo senza dover dire neanche una parola. Riflette i nostri valori, interessi, stile di vita e personalità. Un esempio lampante che ci permette di capire meglio tutto questo è, senza ombra di dubbio, la grandissima Vivienne Westwood. Per chi non la conoscesse, Vivienne Westwood, oltre ad essere la fondatrice dell'omonimo brand e una delle mie designer favorite, è praticamente una leggenda, non soltanto nel campo della moda, ma anche in quello socioculturale e musicale. È stata infatti proprio lei a contribuire alla nascita del movimento punk. E adesso non starò qui a farvi la biografia di Vivienne Westwood che insomma potete trovare tranquillamente online. Possiamo però sicuramente dire che Vivienne Westwood ha letteralmente vestito le sue passioni, il suo stile di vita e tutto ciò in cui credeva. In un'Inghilterra conservativa e borghese, infischiandosene completamente del parere degli altri e rimanendo fedele a se stessa sempre e comunque, fino alla fine, senza botox e senza chirurgia estetica, ma essendo semplicemente se stessa. Tutto questo per dire che quando ciò che indossiamo è in sintonia con la nostra essenza, creiamo una presenza che vibra e trasmette sicurezza, autenticità e autostima. Questa vibrazione non soltanto viene percepita dagli altri, ma come una calamita attira le persone intorno a noi, senza che queste neanche si rendano conto del perché. Inoltre, sviluppare uno stile personale è super importante oggi più che mai per evitare di darsi allo shopping compulsivo, comprando capi che sì, magari in quel momento sono di tendenza, ma che alla fine magari neanche ci valorizzano o non riflettono realmente chi siamo. Sviluppare un nostro stile personale quindi ci aiuta moltissimo nel praticare uno shopping più mirato, evitando di spendere soldi in qualcosa che poi magari rimarrà appeso nell'armadio a fare le ragnatele o peggio ancora andrà ad accumularsi alle montagne di vestiti spazzatura che invadono il nostro pianeta.
Questo infatti purtroppo è quello che stanno causando le nostre insicurezze. È quindi super importante fare acquisti più ragionati. Per individuare il proprio stile personale bisogna avere un contatto profondo con se stessi, capire cosa ci appassiona e ci rende unici, ma che allo stesso tempo ci fa anche sentire a nostro agio e sicure di noi stesse. È un viaggio di autoesplorazione che richiede del tempo e non esiste una formula universale, ma ci sono alcuni passi che possono facilitare questo processo. Uno di questi è sicuramente individuare uno schema in ciò che compriamo. Infatti, nonostante le mode che vanno e vengono, se ci fate caso, ognuna di noi ha la tendenza a comprare capi che hanno sempre le stesse caratteristiche. Ad esempio, io con il tempo mi sono resa conto di essere incredibilmente attratta ai capi stile college. Non so perché, onestamente. Però è così, mi attirano tantissimo. E in particolare le giacche. Ovviamente nel mio armadio non ho soltanto questa tipologia di stile di capi. Ho notato però che questa è una sorta di costante nei miei acquisti e negli anni devo dire che ne ho collezionati un bel po' e ovviamente tutti rigorosamente vintage. Quindi, come nelle cronache di Narnia, esplorate i vostri armadi perché il segreto è racchiuso proprio lì e cercate di capire a cosa tendete di più nell'acquisto. Un altro punto molto importante in questo processo è sicuramente la sperimentazione. Provare abbinamenti diversi e inusuali è infatti la chiave per trovare quel tocco di stile che appartiene soltanto a voi. Tornando ad esempio a parlare della mia esperienza personale, io adoro gioielli tribali antichi di metallo. Purtroppo qui ad Atene ne ho soltanto alcuni, ma in Italia ne ho diversi collezionati negli anni e sono pezzi unici non facili da trovare. Però posso dire che in linea generale adoro il dettaglio metallico. Anzi, vi dirò di più. Negli anni mi sono resa conto di avere la tendenza al dettaglio punk. Quindi pelle, borchie, grafiche irriverenti. Quando ero più giovane questa tendenza ovviamente era molto più evidente. Adesso mi sono un po' calmata. Ma è comunque un lato di me che ho dovuto incorporare nel modo di vestirmi. Perché vedete, ogni schema che si ripete nei nostri acquisti rappresenta un lato di noi, che ha bisogno di esprimersi nel mondo materiale. Lo so, sembra un concetto un po' metafisico, ma è proprio così. E quindi, visto che ognuna di noi inevitabilmente ha una personalità multisfaccettata, composta da lati completamente diversi gli uni dagli altri, è normale che questo si rifletta anche nel nostro guardaroba, quindi è normale avere capi o accessori che cozzano tra loro, che non hanno nulla a che fare gli uni con gli altri. Ma è proprio questo che ci rende interessanti e la sfida consiste proprio nel far convivere ogni lato di noi. Bisogna soltanto trovare un equilibrio visivo tra i vari aspetti che ci rappresentano. Di conseguenza, quindi, è logico che non esiste una persona con uno stile romantico, uno stile minimal, uno stile boho, uno stile rock, ma una combinazione di vari stili. Certo, poi ognuna di noi avrà una dominante specifica nel proprio modo di essere e di vestirsi, che però dipende anche dall'umore del momento. Infatti un giorno potrei sentirmi più romantica e un altro giorno più rock, ad esempio. Quindi non abbiate paura di sperimentare con colori, tagli e stili diversi. Soltanto sperimentando, infatti, potrete capire cosa funziona meglio per voi e cosa no. E poi, ragazzi, la moda è un gioco e se non ci si diverte giocando, che senso ha? Un altro punto molto importante per individuare e definire il proprio stile personale è senza dubbio investire in capi saldi. Infatti, acquistare capi basici e di buona qualità è fondamentale per costruire un guardaroba versatile. Questi infatti saranno le fondamenta su cui poi andremo a costruire dettaglio dopo dettaglio il nostro stile unico. Avere capi basici nell'armadio inoltre ci permette di creare look diversi adatti a diverse situazioni. Ed essendo i capi basici degli intramontabili, è molto importante che questi siano di buona qualità e che quindi durino nel tempo e soprattutto che siano della nostra taglia e non oversize. Gli oversize non sono basici. Un'altra cosa fondamentale per sviluppare il proprio stile personale è
conoscere il proprio corpo. Se non abbiamo infatti consapevolezza della nostra figura e delle nostre proporzioni, non saremo certo in grado di vestirlo al meglio e quindi di valorizzarlo. Sviluppare uno stile personale unico significa, prima di tutto, accettare ed amare chi siamo. Perché quello che all'inizio potrebbe magari sembrarci un difetto, potrebbe invece alla fine rivelarsi un punto di forza. Guardate ad esempio Kim Kardashian, che ha fatto del suo culone il proprio segno distintivo. Quindi che cos'è che vi piace di voi stesse? Individuatelo e mettetelo in risalto con i capi giusti e fatene il vostro punto di forza. Un'altra cosa molto importante da tenere a mente quando si è alla scoperta del proprio stile personale è rimanere flessibili. Lo stile personale ovviamente cambia ed evolve con noi. Io ad esempio, che nella vita ho sempre acquistato capi di colori intensi e vivaci, come ad esempio il blu elettrico, il rosso, il verde brillante e il nero ovviamente, e che non avevo mai frequentato il mondo dei marroni e dei colori pastello, ultimamente, anzi nell'ultimo anno, mi ritrovo ad acquistare soprattutto questi tipi di colori. Chissà, forse mi sto raddolcendo, non lo so. È importante quindi non essere troppo rigidi nelle proprie scelte o rimanere aggrappate a ciò che eravamo in passato. Lasciate che il vostro stile cresca con voi, utilizzando la moda e la bellezza non come un fine per assomigliare a qualcun altro, ma come uno strumento di autoespressione, abbracciando ogni cambiamento. Ricordando che la ricerca del proprio stile personale è un viaggio alla scoperta di se stessi e non riguarda soltanto ciò che indossiamo, ma come viviamo e affrontiamo la vita, ma anche chi vorremmo essere da grandi. Quindi divertitevi e godetevi il processo e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! I just use my fashion as an excuse to say what I think about politically and culturally. But I do think that fashion does do something. It gives you an incredible choice in an age of conformity, and it makes you look great, and it helps you to express your individuality. My thing as a fashion designer, I say buy less clothes. Keep wearing things that you've really chosen that you love, and that is status. And it's not that you have to just keep consuming. If you invest in art, if you study yourself art, you become a freedom fighter immediately because your life changes. You get off the consumer treadmill, you start thinking.